gestisce il pallone l'Inter, finisce qui! L'Inter domina la Lazio, vince 3-0 con le reti di Thuram, Çalhanoğlu e Frattesi. L'Inter è in finale di Supercoppa italiana, una partita dominata in lungo e in largo dalla nostra Inter. Nel vero senso della parola, Simo, li abbiamo presi a pallonate, perché l'Inter conclude una valanga di volte verso lo specchio della porta avversaria e molte volte i giocatori della Lazio si sono presi pallonate. Chi andrà a casa con un occhio nero come minimo, ma anche gli altri hanno preso un bel po' di pallonate e sono stati spesso a terra. Dimostrazione di forza enorme oggi della nostra Inter. Non c'è stata veramente mai partita, una partita che fin dall'inizio l'Inter ha condotto con un ritmo senza la necessità di dover accelerare per forza di cose a 200 all'ora. Quando ha deciso di aprire un pochino il filo del gas, i gol sono arrivati. Ed è, Simo, dicevamo, se col Monza c'erano state delle note positive, delle note incoraggianti, ma diciamo forse è stato anche l'atteggiamento del Monza ad averci favorito, oggi l'Inter ha dimostrato una grande condizione fisica, una grande condizione mentale e un dominio nel gioco veramente importante, che ci dà sicuramente una conferma. L'Inter è in un buon momento e quel periodo di flessione fisica sembra davvero alle spalle. Oggi prestazione di altissimo livello contro un avversario comunque che arrivava da 5 vittorie consecutive nel proprio momento migliore. Questo è indicativo, se poi lo rapportiamo anche al fatto che, come ho detto spesso in queste settimane, la partita contro la Lazio, soprattutto a Roma, è sempre stata nella gestione Inzaghi uno scoglio insuperabile. Quest'anno hai fatto 2-0 in campionato a Roma all'Olimpico, giocando benissimo, senza soffrire particolarmente. Oggi vinci 3-0, una gara che potevi vincere 8-0 serenamente, e non sto esagerando, chi l'ha vista può confermare, e lo fai, come hai detto bene, come ripetevo anche io, praticamente non accelerando. Io non ho visto l'Inter mai nel giro di questi 90 minuti andare più in là di una terza marcia, forse una quarta in qualche rara fiammata, e questo è veramente qualcosa di pazzesco, tenuto conto che davanti appunto c'era una squadra che non sarà il Manchester City, però è una squadra comunque importante. E mi fa anche sorridere perché vincere in questo modo è stato un po' come mettere d'accordo i due grandi poli di questo prepartita, no? Tra chi diceva ignoriamo la Supercoppa perché ci fa perdere energie e ci distrae dal campionato, e chi diceva no, la Supercoppa è comunque un trofeo, noi siamo i campioni in carica, dobbiamo onorarla. L'Inter ha fatto entrambe le cose, l'ha onorata, non ha sprecato energie. Nel Almeno, dubbio. esatto, da quello che si è percepito. Poi chiaramente alla finale sarà una gara diversa, però una volta che ci arrivi, lo scoglio grande era la semifinale, una cosa un po' a metà. Una volta che arrivi alla finale, giustamente la provi a vincere. Ci arrivi di slancio, ci arrivi con un gran risultato, ci arrivi tra l'altro consapevole del fatto che è vero che la Fiorentina è già tornata a casa, avrà quindi qualche giorno di recupero in più, ma da lunedì a domenica avremo modo, ecco, anche di rimetterci in sesto e di affrontare comunque al meglio la Fiorentina in una partita che sarà sempre sicuramente insidiosa. Però buonissime indicazioni da parte di quest'Inter. Peccato, Simo, che questa partita non va purtroppo ad incidere nelle quotazioni su Sport Exchange Market, il nostro gioco gratuito che vi consigliamo, a cui vi consigliamo di partecipare. Anzi, vi mando subito anche il link in chat se vi va di giocare con noi su sportxmarket.com. Peccato che non valga, perché nel nostro portafoglio abbiamo le quote dell'Inter e in questo momento la nostra classifica è un pochino deficitaria. Purtroppo, come diciamo, valgono solo i risultati in campionato per migliorare le quotazioni appunto delle nostre squadre. Noi al momento siamo 91esimi nella classifica stagionale, dobbiamo scalare delle posizioni se vogliamo andare a vincere dei premi in questo gioco, che lo ricordiamo è gratuito. Per chi ci segue in live trovate il link in descrizione, per chi ci segue in differita nella clip trovate il link in descrizione, per chi ci segue in differita per la live lo trovate in chat. E Simo, come facciamo per migliorare questa classifica? Che quota possiamo prendere per migliorare un po'? Beh, intanto mi accodo al fatto che per come ha giocato l'Inter sia veramente un peccato che sta partita qui non incida, però dando uno sguardo soprattutto alla Serie A, tenendo conto anche per esempio di quello che è successo in settimana,
La prossima giornata ci sono meno partite, proprio perché ce ne sono, ne saltano 2 di fatto, anzi ne saltano per 4 squadre. E io vedevo, vabbè, la Roma che è comunque da tenere d'occhio, ha cambiato allenatore, De Rossi adesso ha portato un po' di entusiasmo. In casa col Verona, la Roma diciamo che ha cambiato allenatore forse nel momento giusto per far iniziare in maniera sulla carta morbida, perché poi il Verona è sempre insidiosa, però potrebbe essere per esempio una buona chiamata. Se Vado sul mercato, prendo un po' di quote, vai. 10 ecco, quote della Roma ce le prendiamo. quindi mi assumo la responsabilità se poi dovesse fallire la Roma, però ti do anche un'alternativa perché non sta andando benissimo, ha perso tanti punti soprattutto negli ultimi minuti, però per me non è banale che la Salernitana arrivi sempre alla possibilità di fare punti nel finale e alla lunga, insomma, adesso li ha persi con la Juve, li ha persi col Napoli, quindi gare difficili. Adesso arriva il Genoa, che non è una squadra semplice, noi interisti lo sappiamo per primi, però chissà che sia la volta buona per trovare finalmente una vittoria. Anche quella magari è una chiamata interessante. Prendiamoci anche qualche quota della Salernitana, ne prendiamo 10 anche, 10 anche qua di quote con questo e andiamo a migliorare il nostro portafoglio. Questo è il mercato, c'erano le quote, le abbiamo prese nel nostro portafoglio, cominciamo ad avere delle belle squadre tra Inter, Liverpool, Roma, Salernitana, abbiamo il Girona sperando in un risultato col Siviglia che ci possa ridare nuove quote. Vi consiglio quindi di giocare su sportixmarket.com, questo gioco gratuito, trovate il link in descrizione per chi ci segue in differita, trovate il link in chat per chi invece ci segue live, gioco completamente gratis, non sono scommesse, si comprano le quote in base ai risultati, le quotazioni cambiano in questa classifica. Vediamo se ci riuscite a superare, anche noi siamo 91esimi, possiamo sicuramente migliorare. Meglio di così, Simo, invece l'Inter è difficile che possa fare, detto proprio sinceramente. Stavo pensando anche in ottica pagelle. Vorrei io premiare dei singoli, vorrei dare dei voti migliori a qualcuno, ma questa per me è proprio l'esempio perfetto di partita in cui sicuramente cioè, è stato il collettivo a far bene, è stata la squadra a far bene. Ed è la sintesi di quello che è l'Inter in questa, non solo in questa stagione, io dico in questa gestione, nella gestione Inzaghi soprattutto. Oggi si fa davvero fatica, ognuno giustamente avrà il suo MVP, ma lo sono potenzialmente tutti. Io se devo dirti proprio dei nomi, ti sparo intanto Di Marco che è rimasto in campo 90 minuti e ha fatto 90 minuti andare sul fondo e crossare. Non sempre bene, però ha fatto una gran partita. E un altro che oggi mi è piaciuto molto, soprattutto nel primo tempo, è stato Darmian, che ultimamente giocando all'esterno sembrava un po' timido, un po' anche troppo prudente in fase offensiva. Oggi l'ho visto invece bello sciolto, poi nella ripresa si è un po' fermato oggettivamente. Pavard continua a fare bene e continua a dare seguito alla buona prestazione col Monza. Spero che si sblocchi presto. Poi sugli attaccanti non so se ci sono più commenti, quindi evito. E poi quindi tutto bene, ecco. Poi c'è lo spettatore non pagante Sommer che anche oggi si fa un bel clean sheet, che male non fa. Expected goals 3.16 l'Inter, Lazio 0.27. Simo, se proprio vogliamo trovare il neo, quante occasioni create anche oggi che non sono state convertite? 23 tiri in porta, 23 tiri totali credo siano quelli alla fine di questa partita. Sono stati colpiti 2 pali, 2 traverse di fatto, quello con Barella soprattutto abbastanza clamoroso, con una bomba tirata da pochi metri. Questo forse è l'altro passo che si può fare ancora di più, cioè per come stavamo conducendo questa partita tu già dopo 35-40 minuti potevi averla archiviata tranquillamente. Sì, questo sicuramente è l'unica nota lievemente stonata di questa gara. Magari è una mia convinzione che potrebbe benissimo essere sbagliata, anche perché non è la prima volta che l'Inter palesa questo problema, quindi è possibile che non sia così. Io l'impressione che ho avuto fin dal primo errore, fin dal primo di questi gol mangiati, è che i ragazzi fossero consapevoli della loro condizione psicofisica molto buona, e lo dimostra il fatto che hai vinto 3-0, come dicevo, senza mai accelerare, ed è come se oggi abbiano giocato con una tranquillità
talmente diffuse che li ha portati magari sotto porta a non essere super affamati come poteva essere in campionato. Non per dire che non si siano impegnati, ma è una cosa magari anche un po' inconscia, tra virgolette. Già in finale, essendo poi la gara che decide il trofeo, secondo me questa cosa la vedremo meno. Però io oggi ho avuto questa impressione qui, non so se riesco neanche bene a spiegarla a parole, è proprio una cosa di sensazione. Lo scopriremo col Napoli, eventualmente, se sarà stato così o no. Io, in conclusione di questo, Simo, dicevo prima della partita, sarà la semifinale o comunque il format nuovo, sarà che di mezzo c'è un trofeo, me la sto godendo, mi sono gasato con questa Supercoppa, lunedì contro il Napoli ho voglia di rivedere questa Inter, cioè il messaggio forte secondo me che arriva anche da questa partita è che il periodo di funzionamento di questa Inter si sta ulteriormente allungando e il periodo in cui diciamo un'Inter così bella l'ho vista raramente, sta diventando in questo momento ancora più lungo. Quindi io mi sto divertendo, lunedì non vedo davvero l'ora di poterci prendere questa coppa che deve essere il primo sigillo per poter certificare il valore di questa squadra, che non deve passare più inosservato, cioè purtroppo servono anche i risultati per certificare poi i valori di una squadra, per certificare anche il lavoro che è stato fatto. Già con un'altra Supercoppa, la terza consecutiva, se una me la chiami Porta Ombrelli, vincerne 3 di fila anche nel nuovo format, magari comincia ad assumere un altro valore. E poi dopo parte la rincorsa a quello che forse è l'obiettivo ancora più importante. Sì, sì, ma io l'ho sempre detto che per me le coppe sono tutte importanti, non esistono coppette. Poi è chiaro che ci sono momenti e momenti, stagioni e stagioni. Quest'anno mi pare evidente che Coppa Italia e in parte anche Supercoppa vengono considerate un filo meno importanti rispetto all'anno scorso ed è il motivo per cui non mi sono così arrabbiato di essere uscito in Coppa Italia e non mi sarei arrabbiato tantissimo nemmeno se fossimo usciti oggi. Chiaramente se dovessimo perdere la finale il rammarico è tanto in quanto finale, però ecco l'Inter comunque a livello di voglia di essere competitiva ovunque, con Inzaghi soprattutto, ci ha dimostrato in 3 anni che questo non manca. E visto che spesso parliamo di mentalità e così, e magari quelli che accusano Inzaghi o la squadra di non avere mentalità sono gli stessi che poi dicono mandiamo la primavera perché hanno paura poi di usare troppe energie. La mentalità è anche questa, affrontare queste partite così, e se sei forte come l'Inter lo è, puoi anche vincerle senza dover rientrare in spogliatoio con la maglia iper mega sudata. E questo per me è un altro passo avanti. Chiudo, perdonami, dicendo una cosa: per fortuna che ci danno dei rigori, perché sennò questa Inter senza i rigori non funzionerebbe proprio. La Marotta League colpisce anche in Arabia Saudita. Chiudiamo qui la nostra clip. Simo, ricordiamo Sport Exchange Market. Tra l'altro su Matches, Simo, c'è l'elenco delle partite, c'era anche una cosa interessante, mi avevi segnalato, mi sembra. Beh, tra le altre, prima non te l'ho detto, più che altro da monitorare c'è anche l'Empoli, che ha cambiato Ah, allenatore, anche lui, però adesso ha un calendarietto niente male, quindi la buttiamo lì come il semino, poi vediamo se cresce sì. col passare del tempo, però Monitoriamo l'Empoli, se la troviamo una buona quota sul mercato andiamo ad aggiungere esatto. anche l'Empoli, allora da tener d'occhio. Va bene, va bene. Sport Exchange Market, trovate il link in chat per chi ci segue in diretta, mentre per chi ci segue in differita, link in descrizione. Noi chiudiamo la clip qui e vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club.